Buongiorno, un altro Ciao sabato insieme Simone. Marco. Ciao, buongiorno. Siamo qua sempre dalle nostre cucine, sabato mattina alle 7 a parlare di corsa, a darvi il buongiorno. Siamo molto contenti perché questo spin-off di Storie di Runner 451, il caffè di storie, sta andando benissimo, ci seguite in tanti, quindi vi ringraziamo. Ci parliamo sempre su YouTube, Spotify, versione video, audio e audio in tutte le altre piattaforme. E Marco in questa puntata del caffè si inserisce in una settimana in cui escono 3 puntatone di storie, perché mercoledì abbiamo visto la puntata con Elias Awani, che in tanti avete seguito, e anche Ilaria Iacoviello. Domani sera c'è Davide Cassani e non solo, c'è anche Antonio Ruzzo con le nostre rubriche, e settimana prossima vedrete lo speciale, il nostro primo speciale del Passatore, dove saremo in collegamento da Faenza, tu da Roma, avremo un sacco di ospiti, Calcaterra, Menegardi, Corradini, Giacomo Pozzi, Turroni, il presidente del Passatore, le storie del Passatore, insomma un sacco di... Simone, no, volevo fare una considerazione su tutti questi contenuti. Sembra come se avessimo Io intanto scoperto. mangio lo yogurt. Sì, è come se avessimo scoperto un vaso di Pandora, no? Per quante storie ci stanno e quanto spazio si meritano. Forse perché ingiustamente non hanno mai avuto tanto spazio nei canali, quelli importanti. Poi alla fine, partendo dal basso, raccogli tante vicende personali e di grandi campioni e le porti avanti così, con una frenesia che alla fine diventa un piacere più che un lavoro, e noi siamo ben contenti di condividerle, perché è proprio quello che noi avremmo fatto con degli amici. È proprio questo il motivo che ci porta a creare questi contenuti, a raccontare le loro storie, a dare spazio a campioni come Elias, che è insomma un ragazzo, sembra proprio l'amico, quello con cui esce a correre il sabato mattina, no? Sto pensando a tutti gli ospiti che abbiamo avuto, che avremo ancora nelle prossime puntate, perché le sorprese non sono finite. Cosa faremo la prossima stagione? Comunque, alcuni torneranno, altri nuovi, insomma. Ascolta Marco, allora, domenica abbiamo Cassani, no? Un esempio di uno che ha pedalato 800.000 km e poi ha fatto la maratona in 2 ore e 45 a 51 anni, mi sembra. O 52 addirittura, non so. Comunque non ha 20 anni. E la stoffa dei campioni si vede, ed è curiosa la notizia di Wurf, ciclista professionista ma anche triatleta, sottolineiamo perché questa cosa qui non è un dettaglio, che domenica ha fatto la Parigi-Roubaix, più di mi sembra 260 rotti chilometri, cioè non in un velodromo, non in un asfalto perfetto, ma dove incontri qualsiasi tipo di terreno, il pavè, un po' come le Fiandre, e forse un po' meno, ma comunque molto molto impegnativo. Intanto la mia macchina del caffè si muove. Ok. Si è spenta. No. Adesso sì. E per scaricare il lunedì, che cosa ha fatto? Scusa, che fai? La cosa più facile. Beh, allora, come consiglio spesso, il giorno dopo di una gara non bisogna stare fermi. Chi non ha grossi problemi può fare una corsetta rigenerante, chi magari non vuole aumentare gli impatti a terra può pedalare o nuotare. E lui, come aveva pedalato, ha detto: non è che pedalo ancora, che ho tutte le vibrazioni a bicicletta, vado a correre una mezza maratona per scaricare la Parigi-Roubaix. Beh, nei chilometri ci può stare, nel senso, dopo 5-6 ore di bicicletta faccio 1 ora e 26 correndo. Ha fatto una mezza maratona, probabilmente non al massimo, perché un atleta come lui non conosco i suoi personali, ma credo che sia capace di correre sotto l'1,20 serenamente, non avrà spinto l'impossibile. Tra parentesi, a Parigi-Roubaix mi sembra fosse arrivato a 20 minuti al primo, cioè non è andato male il primo, Van der Poel è volato ed è andato a fare lo scarico. Quindi quello che chiediamo ai nostri amici: quando è che avete fatto una cazzata? Esatto, è proprio quella la domanda, perché sai Simone, poi alla fine loro sono dei professionisti che hanno la misura della capacità. Noi a volte ci avventuriamo in cose che poi
quando va bene le racconti, ti diverti, a volte ti fanno un po', insomma, tribolare, però è proprio la misura di quanto ci piace portare un po' il limite oltre il quotidiano. E io ce n'ho amici che ne hanno fatte, anch'io ne ho combinate, però che ti devo dire, è il piacere della fatica, no? Ti diverti, insomma, sì, ti devi di bene, nel senso, devi avere un corpo che sia in grado di reagire a stress così importanti, quindi fate attenzione. Per deformazione professionale non ti posso dire sì, è vero. Ma in realtà onestamente io non, semmai magari ho fatto, veramente quando ero più giovane, magari andava a fare magari anche fatta bene, e la sera prima avevo fatto tardissimo e non mi ero comportato, cioè mangiato, bevuto malissimo e poi non ne risentivo. Se oggi mangio e bevo male, ne risento la domenica successiva dal sabato sera precedente alla gara, quindi non oso immaginare cosa succederà fra 20 anni, non ci voglio neanche pensare, però dai, scriveteci nei commenti la vostra più grande cavolata, ma simpatica, anche cavolata ovviamente sempre in ironia, da non imitare, ecco, come ha fatto Wurf. Tra parentesi, poi diciamo Wurf l'ha fatta calcolata, cioè si è andato a fare una mezza maratona, uno che è seguito da atleti, non è che è di testa sua. Poi ripeto, è uno che fa triathlon, che fa gli Ironman, quindi per lui è quasi nei limiti della normalità, è per noi che veramente è una cosa che fa notizia, no? Magari lo fa in allenamento, quindi non lo sappiamo, possiamo sapere, noi vediamo solo una foto alla fine, no? Di queste cronache, e basta sapere cosa c'è dietro. Sicuramente la differenza, adesso ci chiediamo, anzi ci rimaniamo fossilizzati sulla differenza tra i campioni, tra i professionisti e i dilettanti, anche gli amatori molto evoluti, nel motore, cioè nei tempi. Per noi la differenza è la capacità di correre la mezza, cioè non so, un amatore evoluto è uno che corre la mezza sotto l'1,15, diciamo anche sotto l'1,10, però non la corre sotto l'1,5, ecco. E lì iniziano ad esserci professionisti. La maratona, l'amatore molto forte la corre sotto le 2,40, ma rimane comunque, parlando degli uomini, sul 2,30. Però la vera differenza non è solo i tempi, è proprio la capacità di smaltire grossi volumi e a grosse intensità, cioè è questo il grande. Poi dopo lo vedrete nella portata del passatore. È chiaro che i campioni che abbiamo registrato, di cui abbiamo parlato, non sono professionisti. Cacaterra non è un professionista, Menegardi non è un professionista, è gente che si fa più di 200 km a settimana, però hanno il fisico perché avrebbero potuto fare il professionismo. Poi magari ci devi stare dentro per i tempi, però quando parliamo di potenzialità non dobbiamo pensare solo al motore e ai tempi, ma alla capacità di recuperare. È una peculiarità, una prerogativa di chi può fare quei tempi, e vanno di pari passo, cioè i tempi con la capacità di recuperare, con la capacità di fare volumi. È la famosa settimana dopo la maratona, no? Quella quando vai a salire le scale, che i muscoli che servono per alzarti non funzionano, o quando sei seduto al lavoro rimani seduto dopo il lunedì mattina perché non ce la fai ad alzarti. Sì, è quello. Ovvio che quando sei allenato bene anche il recupero funziona meglio, su questo sì, non c'è dubbio. Comunque io devo dire che uno dei punti del mio lavoro è quello lì. Cioè io per fortuna la stragrande maggioranza dei runner che seguo, anche se magari fanno che ne so, una maratona in 3 ore, 3 ore e 30 o anche sopra le 4 ore, no? Però uno dei feedback è il giorno dopo, anzi il pomeriggio, ho della gente che ha fatto il passatore che il pomeriggio stavo benissimo, la domenica pomeriggio, ho dormito un po', poi sono andato in giro, cioè dico che non c'è qualche indolenzimento, ma quello c'è anche proprio, è il recupero bene, perché il recupero, che è parte integrante dell'allenamento, va anche allenato. Poi dopo c'è una componente genetica. L'allenamento invisibile, qualcuno ci ha detto l'altro giorno, no? Elias, grande, è l'allenamento invisibile a fare la differenza, che poi è legata a quello che ti dicevo: se mangio e bevo male la sera prima posso stare anche a letto, cioè
nel senso di Esatto. dire che vado a... ecco. Bene, Vabbè. Marco, senti, tu domenica correrai proprio con Ilias, cioè, Con più o Ilias, meno, nel sì. senso che siete nella stessa gara. Dal parcheggio alla partenza staremo insieme e poi lo Qui ritrovo. il meteo da noi non è buono questi giorni, non so da te, però vediamo, speriamo che non vi bagnate troppo in gara, comunque vi divertirete sicuramente. Scriveteci dove gareggiate voi, io ho tantissimi runner che gareggiano questa domenica e anche la prossima a Piaran, diversi, ce li ho a mezza di Genova, li avrò la prossima settimana tantissimi a Padova, ma non solo, adesso tipo io a memoria la mattina presto non me li ricordo le cose, però questi 2 o 3 lampi ce li avevo. E Marco, salutiamo tutti, diamo l'appuntamento domani sera alle 19 per la puntata di Storia di Rame 451 con Davide Cassani e Antonio Ruzzi come ospiti, e lo speciale del passatore che ci sarà in settimana. Dai Simone, buon fine settimana, un saluto a tutti e divertitevi, insomma. Bene, Grazie. un saluto a te, buon weekend e buon caffè. Grazie. Ciao.